troviamo qui in un luogo particolare, in un luogo iconico della piccola isola di Sant'Antioco, perché siamo all'ex semaforo del Capo Sperone, dentro a questo rudere davvero molto significativo che ha anche alle mie spalle, come potrete vedere, in mezzo a questa suggestiva finestra, il fantastico mare di Sant'Antioco, il fantastico mare sardo. Eccoci qui. Oggi ritrovati anche qui per la mia rubrica mattutina delle 11:30, il mio diciamo brunch con gli autori che fa un po' l'eco, la controparte all'appuntamento serale con Chiara Nicoletti, e oggi ci troviamo con tre registi che hanno partecipato con i loro cortometraggi al Festival Passaggi d'autore. Come sappiamo, il Festival Passaggi d'autore non è un festival competitivo, appunto non esiste l'idea della gara, della lotta, ma è un festival di conoscenza, è un festival di intrecci mediterranei, come infatti è il suo sottotitolo, per cui tutti gli autori, tutti i registi che partecipano con le loro opere provengono appunto dal bacino del Mediterraneo, e quest'anno purtroppo non sono potuti essere qui fisicamente, per cui ci siamo noi a intervistarli, ci siamo noi a raccontarvi un po' più delle loro vite e del loro lavoro, perché no? Ecco, oggi siamo qui con tre autori giovani, tre autori molto interessanti, da una location particolare, come vi abbiamo già detto. Ecco, oggi sono con noi, li vedete qui, anzi qui, eccoli qua, abbiamo Meriem Mesraoua, che è una fantastica autrice algerina. So, welcome Meriem Mesraoua. Welcome. I don't know if I can hear you perfectly, so per favore se la regia me la ammuta quando parla, grazie. Hi. Hello, Hi, thank you so Meriem. much for having me. Thank you. Welcome, it's a pleasure for us. È un piacere per noi. Sì. E poi abbiamo invece da Israele Tomer Shushan, che vediamo qui. Hello Tomer, welcome, thanks for being here with us. Grazie per essere qui con noi, Tomer. Hello, Hey. direi shalom, makore. Shalom, good morning. Thank you very much for having Good morning, Sababa. I know a bit of Hebrew. I'm not a proper Hebrew teacher, but I know something. Quindi gli ho chiesto semplicemente, ma come va? E Sababa, che significa tutto bene. E quindi ecco, thanks for being here with us, Tomer. E poi abbiamo un altro autore che invece ci raggiunge dalla Slovenia, ed è Kristijan Krajnčan. Hello, Kristijan. So, what can we say? Cosa possiamo dire di questo nostro incontro? Sicuramente partirei da Kristijan. As we can see, come possiamo vedere, Kristijan behind him ha un po' di neve, si trova appunto in una Slovenia coperta dalla neve, innevata e palesemente bianca, che fa di sicuro da contrasto con ciò che io ho dietro di me, il mare fantastico della Sardegna, anche se un mare, come diceva insomma Loredana Bertè, un mare d'inverno che è poco moderno. So, Kristijan, thanks for being here, and as we can see, you got behind you a very white Slovenia, so very white paesaggio, landscape, that is really the contrary of what I got behind me, so winter sea in Sardinia. So tell us something more about the place you're here now. Dici qualcosa di più sul posto in cui ti trovi in questo momento, and thanks for being there. Grazie per essere là, per averci accolti in questo paesaggio così suggestivo. Tell us something more, Kristijan. Yeah. Hi, nice to be here. Nice to meet you too. I'm in Ljubljana right now. I would like to go somewhere higher on the mountains, but right now, because of the COVID restrictions, we're not allowed to go outside of the municipality. But as you can see, also in Ljubljana, you can find like some beautiful woods that are now especially nice because of the snow that fell 2 days ago. And I like to go in the nature, in the woods, to think about movies, about anything actually. So that's why I went for a little walk today, which is that's why I chose this place here, which is pretty close to where I live in Ljubljana.
Oh, very, very nice. So, do you use also the wood or maybe the snow, the weather so cold, to take inspiration for your work? Quindi usi anche un po' il posto dove ti trovi, la neve, questo paesaggio così particolare innevato per prendere ispirazione per i tuoi lavori? Chiederei a Kristijan. Yeah, actually, my film also it's happening in nature and in the mountains, and I kind of feel connected to it. And when we were actually location scouting for the film, it was really big snow. So when we went to this lake that is in the movie, it was all white and it was very beautiful. So yeah, also the water was very cold. Even when we shot it in the autumn, my two actors had to go in the cold water to act the scene between the father and son, and it was quite a challenge for them, but they did really good job, I think. Ok, thank you so much. Volevo ricordare al nostro pubblico appunto il film di Kristijan Krajnčan che si intitola Potop. Volevo dire che Potop è una parola slovena che appunto significa tempesta. So I'm telling to the audience that your movie it's called Potop per l'appunto. It's a Sloven word to say storm, tempesta. So it's very related with the place you're shooting in this moment. You're connecting, no? So it's related in a while, not a bit. Yeah, for Thank sure. you so much. Thank you so much, you. Kristijan. And now I would love to talk with Meriem. Meriem is the only girl today. So thank you, Meriem, for being here. Thank you so much for having me. It's a pleasure, and pleasure to meet the other two filmmakers as well. Thank you so much. And we know that you're from Algeria. Sappiamo che sei algerina, no? Yes, that's right. That's right. And we know that l'Algeria, it's behind me. L'Algeria è praticamente dietro di me because we are connected from Sardinia, from the small island of Sant'Antioco in the south of Sardinia, and Algeria is pretty behind me. So è quasi dietro di noi l'Algeria. We are just we are connected by the sea. Possiamo dire che siamo And a connessi beautiful sea. dal Yes. mare, no? Però adesso sappiamo che ti trovi a Doha, but now we know that you're in Doha, no? Exactly. I'm speaking to you. Unfortunately, you only have a white wall as a background, but we were talking about drawing inspiration from environments, and I think small claustrophobic spaces are actually inspirational to me, and and yeah. But yes, we share the Mediterranean Sea as a connection, and it's a beautiful one. So I'm glad. Okay, we also have seen your movie that it's called A Fleur de Peu. How's my pronunciation? It's almost there. Yes, a fleur de peau. Yeah. A fleur de peu, che possiamo dire chiaramente in italiano, the Italian translation is a fior di pelle. We say the same, we say it almost the same in Italian, no? A fior di pelle, a fleur de peu, okay? And so it's a very female movie, no? È un film veramente femminile che appunto racconta la storia di una bambina e anche del rapporto con la sua femminilità, con la sua vita e con sua madre. So it's like a story. It's a very female story about a young girl with her mother, with solving her problems of her life, and other, the female world we are in also. Quindi la storia di una giovane donna con i suoi problemi relativi alla sua crescita e anche magari al rapporto con se stessa e con la sua famiglia, con sua madre e con il suo mondo prettamente femminile, che sicuramente sia io che Meriem conosciamo essendo appunto donne e anche, perché no, in questa industria cinematografica. So Meriem. Yes, it centers around the relationship, a mother-daughter relationship. And it's about social conditioning and the gaze of other that initiates that. And at the center of the story, the incident is just a girl that bites her nails and her mother who tries to get her to stop. And it's a story about regaining control over her body for the little girl and kind of defining herself outside of people's gaze. Okay, perfetto. It's always very important to know something more about the movie
properly from the director, and it's very important this appointment for me in the morning. So thanks again to be here. Grazie ancora per essere qui, perché appunto sapere di più del proprio film direttamente dalla bocca del regista o della regista in questo caso è qualcosa di molto importante, che molto spesso ci mette davanti appunto ad una consapevolezza differente per quanto riguarda un'opera cinematografica che abbiamo potuto solo vedere, ok? Ma saperne di più dalla bocca del regista è sempre qualcosa che aggiunge qualcosa in più. Ecco, adesso saluterei invece il nostro terzo ospite, il nostro Tomer Shushan. Hello Tomer, thanks for being here with us. Grazie per essere qui con noi. Hello, shalom. Hello, good morning. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Ok, thank you. Where are you now, Tomer? Dove ti trovi adesso? Originally, I'm from Tel Aviv, Israel, but right now I'm in Berlin. So, yeah, I'm here visiting, and I had to come here to continue writing my project because I'm developing something here. So that's why I'm here these days. So how long are you there in Berlin? Da quanto tempo sei a Berlino e per quanto tempo ci starai? I'm here since 1 month, and I'm going to be here until January. Nice, so you're there for writing, no? Yeah. Ok, yesterday also, anche ieri, quindi ti chiedevo a Tomer, sei lì proprio per scrivere, perché abbiamo visto anche per esempio nella puntata di ieri, con qualche piccolo problema tecnico, che appunto in questo periodo di pandemia, in questo momento molti dei nostri autori lo utilizzano diciamo questo periodo morto per concentrarsi sulla scrittura. As we have seen yesterday, all our actors directors are using this peculiar period to keep on writing on their project, because also hanging out, going through the streets, and also shooting, preparing a crew, a set. It's, I think it's very hard now, no? Do you agree? Yeah, it's very, very hard and challenging. But also there is something nice, because there is like a reason to stay home. So it's also a good reason to be with yourself, to think, to create, to write. You have all the time, and yeah. So I think it's also good time now for writers. And you're taking inspiration from Berlin. There is something special that capture your eyes, your mind. Quindi da Berlino, dove ti trovi adesso, così diversa sicuramente da Tel Aviv in Israele, stai trovando qualche appunto canale di ispirazione, qualche spunto per ciò che stai preparando? Yeah, mostly it's not just because of Berlin. It's because for me, sometimes if I want to write and create, I need to get out of my comfort zone. And Tel Aviv is my home, and I wanted like to go out for a bit of my comfort zone, as I said, and like to be in another place, to get some inspiration of new people, new culture. And that's why I came to Germany. Ok, dice il nostro Tomer appunto che si trova a Berlino, un posto sicuramente differente da Tel Aviv, ed è andato lì proprio per uscire dalla sua comfort zone, quindi il suo posto appunto dove è nato, dove ha passato il resto della sua vita, e dove magari gli è un po' più comune, più scontato preparare i suoi progetti, mentre invece la Germania, che lo porta così lontano da casa sua, gli sta dando nuovi spunti, nuove ispirazioni. Benissimo. Also for other directors, are you working on something special in this moment? Are you writing something? There is something special place that gives you inspiration. Quindi state scrivendo tutti quanti in questo periodo, e avete qualcosa che vi sta appunto dando una maggiore ispirazione, qualche posto al quale vi ispirate o vi riferite? Who wants to answer? Chi vuole rispondere a questa domanda? What's your main inspiration in this moment? Qual è la vostra maggiore ispirazione in questo momento? Anche appunto pensando al periodo difficile che siamo costretti a vivere, especially thinking about this hard period we're living, of course.
No, I would have to agree with Tamir that you can really use this inspiration to your advantage as a writer, as a screenwriter, or as any creative artist, actually. Even though it's really hard for us. Like, for example, I'm also a Okay? musician, so I lost all my concerts now. I'm not allowed to play. All my tours were canceled. But I really focused now No. on writing my first feature film. That because now I have the time to do it, and because it looked scary, because till now I only made a couple of short films and some music videos. But now I wanted to really go into the feature film, and I'm developing it now. And it's basically about a musician. I wanted to write something that is really close to me, which is music, and about this musical life and stuff like this. But it's as a musician, it's both. It's music can be like your heaven and your hell, like I guess any artist could relate to this in a way, or that the thing that you love the most can be your biggest inspiration and your deepest hell, if I'm a bit poetic. Yeah, thank you um, so much for being poetic. so yeah, I mean, Grazie so per essere I così decided poetico. to write about this, and yeah, I wrote the first draft, but now there's still a lot of work to be done. Sorry, what did you write now? The first draft, the first version of the script, Ok, let but me let but me it's still a translate lot it of for work. our audience, ok? Quindi Sure. vi spiego un po'. Il nostro Kristijan Krajnčan, che ha preparato appunto il suo film che abbiamo visto, che possiamo vedere ancora sulla piattaforma online.passaggidautore.it, il suo film Potop, che come abbiamo detto è la traduzione un po' di tempesta, ok? Di storm. Ecco, il nostro regista Kristijan ci dice di essere appunto molto d'accordo con il nostro regista Tomer, che usa questo momento, un po' come abbiamo visto anche ieri, un po' quello che fanno i registi adesso, per scrivere, e ci racconta appunto che tutta questa pandemia, questa tristezza generalizzata è da utilizzare, perlomeno per quanto gli riguarda, a suo vantaggio. Quindi è un momento che sta utilizzando, un momento di intimità, per scrivere. Oltretutto il nostro Kristijan è anche un musicista e si è visto un po' come tutti noi, come chi lavora insomma nell'ambito artistico, tutti i suoi concerti, tutti i suoi eventi tragicamente cancellati. Questo è qualcosa di molto significativo, che sicuramente ad un artista fa nascere qualcosa da dentro, sicuramente fa sviluppare delle idee, dei concetti, e il nostro Kristijan, che fino adesso appunto è stato autore, è stato regista di qualche cortometraggio e qualche video musicale, si sta concentrando per il suo primo film, il suo feature film, ok? E quindi dice che adesso ha già preparata una prima bozza. But I also would know from Meriem what she's doing now, how she took this hard period, and especially how this period has affected her work. Quindi vorrei sapere questo anche da Meriem, che cosa combina adesso, e soprattutto se questo stato pandemico, se questa appunto tristezza e un po' di difficoltà generalizzata, in che modo abbia avuto effetti sul suo lavoro. Ecco, Meriem. Yeah. Yes, no, I agree that this has been a particularly challenging time. I mean, in the beginning, it was very exciting to have so much time to be able to write and all of that. But then realizing that you're in between four walls, it's, it kind of plays against at some point. And but I've been writing my first feature, which is thematically related to the short film. Okay. And yes, in terms of tackling the challenge, then it's been important to step out. And at the same time, the short film launched, had its world premiere this September. And I mean, these are challenging times, and I'm that much more grateful for all of these platforms, including your festival, to be able to showcase the work when I mean, it's very difficult for the festival life, to kind of continue. Ok, quindi la nostra Meriem
anche lei concorda con ciò che hanno detto i nostri registi Kristijan e Tomer, appunto. Quindi per lei dice sì, all'inizio ero molto felice di appunto passare del tempo, avere del tempo per me, del tempo da utilizzare per scrivere e appunto continuare i miei progetti. Anche lei ha in ballo il suo lungometraggio, che incredibilmente sarà legato al suo corto a Fleur de Peu, come abbiamo detto con la mia pronuncia francese. Saranno quindi sicuramente legati, non so se sarà un continuo o magari uno spin-off, però appunto lei è anche lei è nella fase di scrittura. Ecco, è un secondo che sistemo la mia telecamera, come potete vedere, perché I have to set a bit my camera because I really want you to see the sea behind me. Quindi voglio che aggiustare la telecamera perché così potete vedere anche voi il bellissimo mare di Sant'Antioco che ho dietro. E quindi la nostra Meriem, dicevamo che appunto anche lei è nella fase di scrittura e soprattutto ringrazia le piattaforme come può essere il nostro festival che non si sono date per vinte e anche in questa particolare situazione si adoperano appunto per fare un po' di showcase dei film, per farli vedere, per distribuirli e sicuramente per farli girare ed avere una maggior visibilità. Ecco, questo possiamo dire. Also, I got a question and I got a little curiosity for Meriem. How long are you living in Doha? Da quanto tempo vivi a Doha? I've been living for a while now. Yeah, it's 1 year somewhat now? home here and not a while between here and Algeria, which is where I'm originally from, in Wahran, which is the second biggest city of Algeria. Okay. And yeah, bridging. Quindi, okay, and how's the differences between the two places? Just 1 second, I will translate for the audience. Quindi chiedevo a Meriem appunto da quanto tempo vivesse a Doha. Sappiamo che, come abbiamo già detto, che Meriem è un'autrice, è una regista algerina che vive da un po' di tempo a Doha. E le chiedevo appunto quali fossero poi le sostanziali differenze tra i due posti, insomma, qual è la differenza, come ci si può vivere in un posto e in un altro. Ecco, Meriem. The difference, Yeah. I don't know. Everything it felt comfortable from the start, and both places feel like home. And I guess it's I wouldn't be able to pinpoint a difference. Ok, quindi dice sì, entrambi i posti sono molto differenti, ma io li considero entrambi casa. Questo è molto importante, anche la sensazione di sentirsi a casa, che è un po' quella che io provo adesso, essendo appunto circondata dal mare sardo, dal mare dove sono nata per l'appunto. Ecco, just want to tell to the people that the sensation to be home, it's something very, very important, especially in some artistic work. So to felt love, to felt home, and that's something that I'm improving now because I'm got back here in Sardinia, and so I'm surrounded by this amazing sea. That is the place where I was born in, even if I don't live here for a while. Okay, and so what do you consider home? What do you consider home, especially Kristijan? Now you told us about the wood, quindi cosa considerate voi casa? Per esempio, Kristijan ci ha fatto vedere una fantastica naturale poi scenografia che appunto il suo background, quello che ha dietro, ed è un po' la città anche lui dove vive, appunto. So what do you consider home in general, and how's the relationship with your home in your work? Quindi anche qual è la relazione che ha il vostro sentirsi a casa con poi quello che è il vostro lavoro direzionale di registi? Want to answer maybe also Tomer, that you're not in your personal place where you were born in Tel Aviv, but you're in Berlin. So what's the changing? What do you feel about it? Cosa pensate? Cosa significa per voi questo cambiamento, cambiare o magari anche ritrovarsi, capire meglio, scrivere, progettare, vedere oltre? Ecco, che cosa significa questo per voi? What do you feel about it, and what do you feel when you're about to write? What's your relation with the place when you're writing in, and so on? Yeah, first I'm developing right now the White Eye to a feature film. So this is my project, and White Eye is happening. It's first of all, it's a personal story that's happening in my hometown in Tel Aviv.
So I have this all the time connections, writing about home and about the place that I'm living in. Also with lots of compassion, but also with I'm also like to criticize it in a way. And here it's very different because first the weather in Tel Aviv it's super hot and summery all the time, and the smells are so different and the people are so different. So I think I needed like to sometimes to get far from my home to get a bit more objective perspective about my place and where I'm coming from and my culture and my people that around me and family. So right now it's for me it's a process to be far from my place and look at it in some objective way that can make my script and my story more organic and more real. Ok, what you're saying is very important and I will translate to the audience. Quindi quello che dice il nostro Tomer è molto importante, quindi ve lo tradurrò. Praticamente lui parla di oggettività, insomma parla di un regista che scrive e poi fa vedere appunto al suo pubblico ciò che ha scritto e ciò a cui ha pensato. E il fatto per lui, per il nostro Tomer, di essere in questo momento lontano da casa, quindi ricordiamo che la sua casa è a Tel Aviv e invece in questo momento si trova in Germania, si trova a Berlino. Questo per lui è un po' un modo di scappare dalla realtà, dalla consuetudine dei suoi giorni, per vedere anche ciò che lui vive costantemente con una maggiore oggettività. Ecco, quindi allontanarsi dal suo luogo di residenza, dal suo quartier generale è molto importante appunto per rivedere poi la sua consuetudine, la sua quotidianità con un occhio oggettivo e quindi trovare appunto un modo di raccontarlo che non abbia poi un punto di vista troppo forte, ok? So do you think that being objective is very important for a director? So credete che this question is for the three of you, quindi la domanda è per tutti e tre, quindi credete che il fatto di essere oggettivi sia parte integrante del lavoro di regista? So do you think that the being objective is an important part of the work of director? Yeah, I think being objective is the most important because when you're judgmental, mainly for your characters, it makes everything not authentic, not organic, because you control the way that the audience should react. Like you control, and I think that you need to let the audience to feel it by themselves, to reflect them by themselves, and so everyone can feel the story in a specific way. Ok, scusate, sorry. Ok, I heard you perfectly. Quindi ci dice il nostro Thomas che appunto il fatto di essere oggettivi è per lui qualcosa di molto importante. Bisogna appunto allontanarsi da un punto di vista troppo coinvolto, di persona troppo coinvolta per poter parlare al suo pubblico in maniera appunto più logica, in maniera più letteraria, senza essere appunto troppo coinvolto nella trama, nei racconti. Ecco. What do you think about this? Beautiful Meriem. I agree that having some sort of distance, especially when it comes down to a personal story, is extremely important, because at the end of the day, I don't think an audience would want to sit through an hour and a half of someone's very intimate or personal, story that doesn't relate or have some sort of resonance with bigger themes or issues. So yeah, objectivity and distance, especially when it's very close to us, is crucial. I agree. Ok, quindi ricordiamo che anche la nostra Meriem sta preparando il suo lungometraggio
ma anche lei è d'accordo con questo punto di vista, quindi per lei l'oggettività, specialmente nelle storie che ci riguardano più da vicino, è qualcosa di molto importante da utilizzare sempre per non rischiare di essere troppo coinvolti poi in un racconto che non è principalmente per noi stessi, ma è soprattutto per gli altri. Io vorrei ricordare una cosa molto importante. I would love to keep in mind something very important. So, quindi qualcosa di veramente importante, che tutti i film dei nostri registi sono disponibili fino all'8 sulla nostra piattaforma online.passaggidautore.it, il che è veramente molto importante perché potrete noleggiare, tra l'altro a titolo gratuito, tutti i loro film e sapere un po' di più anche dal loro punto di vista. Quindi se adesso li avete sentiti parlare, magari potrete accompagnare appunto i loro racconti anche con i loro veri e propri film, che trovate appunto, ribadisco, gratuitamente sulla piattaforma online passaggidautore.it. So guys, I'm inviting all the audience to see your movies, your short movies in our platform online.passaggidautore.it, and where they can share, where they can rent also your movie for free, and so watch them and share them. No? Yes, thank you. Absolutely. So do And you have support this something beautiful more to tell to initiative. the people? Do you have something that is really important for you? Avete qualcosa di molto importante per voi che volete raccontare al vostro pubblico, dato che avete appunto l'occasione di incontrarlo, anche se in maniera un po' virtuale? So something to say to the audience, even if you can't meet them in person live, but with this platform, with this other, escamotage to meet us. Quindi con quest'altro piccolo escamotage che abbiamo usato per vederci, ovvero questa video chat che ci permette appunto di parlare un po' come se fossimo vicini, anche poi se siamo in realtà lontani, e anzi più che lontani, in diversissime città. Quindi abbiamo detto da Doha appunto a Berlino fino alla Slovenia. So is there something more that you want to tell to your audience or something? I would just say that I think it's important that we I don't know, that we don't give in to fear, in these moments, in this time, that we stay creative, that we're not afraid, and that we go on in the way we think we should go on, that we don't get distracted. That's what I try to do. Fantastico, amazing Kristijan. So Kristijan ha un punto di vista sempre molto romantico, molto carino, forse perché la sua sensibilità anche di musicista, no? E lui dice, sai, in questo periodo yeah, you got a really nice point of view, very poetic as you told before, no? Quindi un punto di vista, come ha detto lui, molto poetico, ecco. Quindi lui prima ci ha detto, sarò un po' forse troppo poetico. I don't think so. You can't be too poetic, no? The poetry is very important for our life, especially now. The contents are always more lack. Quindi i contenuti sono sempre più scarsi e quindi magari teniamo viva anche questa parte poetica. E il nostro Kristijan ci ricorda appunto che in questo periodo, perlomeno per lui e per tutti noi, dà un monito, dà anche un consiglio agli artisti, che è quello di rimanere creativi, di non perderci d'animo e appunto di continuare a lavorare sui nostri progetti anche e soprattutto in un momento del genere, dove appunto gli sbocchi non sono tanti, le cose sono un po' ferme, ma continuiamo a lavorare sui nostri progetti, continuate anche voi, registi, scrivete, andiamo avanti, perché appunto tutta questa situazione dipende anche in parte da noi, quindi non perdiamoci d'animo e andiamo avanti per le nostre strade, che sicuramente si moltiplicheranno e ci porteranno a vedere dei paesaggi meravigliosi come quello di oggi. So we got so many roads that could lead us to amazing places, and they certainly will do. So seeing an amazing landscape as I'm doing right now. As you can see behind me, there is also a small island. That one, as you can see with my pen, that island that is called Island L'Isola delle Vacche, that we can translate with Island of the Cow, della Vacca is that one, okay? Now I can see my directors no more, I don't know why.
Okay. So, thank you so much, Guy. I hope you can continue at your best to do your movies, to do your jobs, to working out, and I hope to see you maybe live as soon as possible, maybe next year or somewhere else. Thanks for being here. Thanks for talking with us. Thanks for taking us outside, maybe as Kristijan and Tomer have done. Thanks also to the amazing Meriem that took us at her place, and we loved it at the same way. Quindi grazie a tutti i registi che ci hanno potuto accompagnare, come hanno fatto per esempio Kristijan e Tomer, uno nei boschi nevati della Slovenia, mentre invece Tomer appunto in giro per Berlino, ma anche grazie a Meriem che non ha fatto meno a tenerci appunto con lei dentro casa sua. Grazie per averci invitato. Thanks for hosting us at your place. Meriem, grazie per averci invitato e ospitato nel tuo posto, nella tua casa. Appunto, io spero di rivedervi presto e magari anche dal vivo e poter scambiare un po' più di opinioni e di pensieri. E noi ci rivediamo qui. So we're gonna see each other tomorrow again, ancora domani. Non qui, not from here, but from another place, always in Sant'Antioco, quindi da qualche parte di diverso, sempre qui a Sant'Antioco, alle 11:30 per Passeggiando con gli autori. Una conversazione appunto in live con meravigliosi autori che fanno parte del nostro festival Passaggi d'autore, dei quali possiamo trovare i loro short movies, i loro cortometraggi direttamente scrivendoci in modo facilissimo alla piattaforma online.passaggidautore.it. Io vi consiglio di vedere il loro film che vi ripeto, appunto, today we had the pleasure to have with us, oggi abbiamo avuto il piacere di avere con noi Thomas Shushan with his movie, con il suo movie White Eye, poi abbiamo Meriem Mesraoua con A Fleur du Peu e Kristijan Krajnčan, is it right? Krajnčan? Kristijan? Krajnčan. Kristijan Krajnčan con il suo film Potop, Tempesta. Quindi, thanks for being here. Thank you so much. Hope to see you again very soon. And I wish you good luck with your next work, directors. Keep on doing the good job. Thank you so much and see you soon. Ciao a tutti e noi ci vediamo domani sempre qui da Sant'Antioco nell'ambito del nostro festival Passeggiando d'autore in un'altra location meravigliosa che ci permetterà appunto sia di vedere qualcosa di più del nostro festival, purtroppo in differita, ma anche di scoprire qualcosa di più sui nostri autori e sui nostri film. Io vi saluto da questa location mozzafiato che ho appunto la fortuna di vedere da sola, perché il nostro festival è appunto in streaming. Noi ci vediamo domani alle 11:30 con una nuova puntata di Passeggiando con gli autori. Io mi godo questo vento marino e questo freddo che non fa per niente male. A domani con una nuova puntata di Passeggiando con gli autori. Ciao!